Buster Keaton, come ha realizzato il suo capolavoro The General? Sicuramente non posso entrare nel tecnico, ma posso raccontarti aneddoti e situazioni che hanno reso fantastica quell'estate con Keaton. Vuoi riviverla con me? Allora tuffati nel mio mondo. Io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Oltre a fare questo nella vita, in questo canale ti parlo della storia della comicità e dei suoi miti. Oggi ti mostrerò soprattutto la vita dietro le riprese del film, la vita dietro le quinte. Dietro un capolavoro cinematografico si c'era sempre qualcosa di fantastico. Quanto è bello il capolavoro del 1926 The General. Ogni comico prima dello spettacolo dovrebbe guardare in loop questo film per entrare nel mood. Sì, perché lì è vera comicità, allo stato puro. Sebbene Keaton abbia dovuto viaggiare a nord da Hollywood a Cottage Grove nell'Oregon per girare The General, la stragrande maggioranza delle riprese in esterni si è svolta a pochi passi dall'hotel in cui era soggiornato Buster. Era già una star del cinema, era al top e aveva solo 30 anni. Si è parlato molto del film di Buster Keaton, da tempo riconosciuto come un vero e proprio capolavoro. Per cominciare, è una commedia epica basata su fatti, storica, d'azione, avventura, romantica, e la storia si svolge quasi come un inseguimento continuo. Buster voleva che fosse così autentico da coinvolgerti completamente, ma mi piace pensare a quanto deve essersi divertito Buster nel realizzare questo film. Buster amava i treni. Da bambino, protagonista del vaudeville con la sua famiglia, Buster è cresciuto viaggiando per il paese in treno. Questa foto spiega in gran parte come hanno filmato a Cottage Grove. Si è scoperto che appena a est della città c'era una serie di binari paralleli del treno e quindi quello che hanno fatto è stato far viaggiare Buster e gli attori lungo un binario mentre la telecamera si muoveva parallelamente. Così sono stati realizzati i frame. Devi osservare anche lo sfondo di questa foto. Devi notare che questa collina appare così oggi. Buster ha usato i treni in molti film e pensa che nei suoi ultimi anni ha costruito un modellino di treno motorizzato per portare gli hot dog e le bibite della sua cucina alla piscina. Pensa che figo! Buster trascorse quell'estate facendo ciò che amava di più: pescare, giocare a baseball e soprattutto fare film. Puoi immaginare quanto deve essere stato emozionante per Cottage Grove, una piccola città, ospitare una grande produzione di Hollywood per un'intera estate. La gente del posto era stuzzicata e non appena arrivava la gente del cinema iniziava a radunarsi per guardare ciò che accadeva. Si dice che quell'estate in città non abbia lavorato nessuno in paese e nessuno si è mai lamentato. La maggior parte delle riprese si è svolta a pochi passi dall'hotel in cui alloggiava Buster e anche la troupe. Quindi le persone si fermavano costantemente per guardare le riprese e spiare dietro le quinte. Ecco come appare oggi, piena di murales. Ma dai! Keaton e il suo equipaggio di 60 persone hanno avuto molta compagnia durante il loro soggiorno a Cottage Grove e le buffonate di Buster sono state ben documentate sul giornale locale. Descritto come un gentiluomo al lavoro e veloce, agile e vigile sul campo da baseball. Sì, perché Buster giocava continuamente a baseball per beneficenza con diverse squadre, sia in città sia nella vicina Eugene, cioè interrompeva le riprese per una partita veloce ogni volta che si trovava bloccato per un'idea. Si staccava e quando gli tornava l'ispirazione ricominciava a girare. Devi ricordare
che The General era un film con un grande budget, con molte riprese che potevano essere fatte solo una volta. Immagina che rischi. Le spese delle riprese di The General dovevano giustificare un'eccezione alla regola. Nessuna sceneggiatura. Questo film è stato ispirato da eventi reali che hanno avuto luogo il 12 aprile del 1862 da una spia chiamata James Andrews durante la guerra del Sud. E come interpreta Buster, agli ingegneri non fu permesso di arruolarsi nell'esercito. Sì, quello che vediamo in questo film è successo veramente. Keaton ha solo creato delle gag attorno alla storia. Non è pazzesco? La produzione aveva acquistato pure 3 locomotive per film e fatte dipingere sapientemente per assomigliare alle locomotive originali dell'era della guerra. Sì, della guerra civile. Keaton voleva il maggior realismo possibile. Molte scene sono state colte dalle illustrazioni originali da un libro. Il giornale locale, il Cottage Grove Sentinel, lo seguiva costantemente e le notizie si diffondevano a macchia d'olio. Presto anche le persone delle città vicine si sono radunate per guardare il famoso comico al lavoro. Addirittura sembra ci fosse uno speciale treno mattutino organizzato per l'occasione per portare le persone ad osservarlo mentre lavorava. Tutto questo è stato documentato con inestimabili foto dietro le quinte scattate da curiosi e fotografi locali. Molte delle foto ora sono in mostra al museo locale di Cottage Grove. Keaton e la sua troupe sono stati molto gentili con la gente del posto, consapevoli di quanto la loro produzione avesse scosso le solite routine del villaggio. Alla fine di una giornata di riprese, a volte organizzavano un ballo o mettevano in scena uno spettacolo in stile vaudeville nel parco, con grande gioia della gente del posto. Keaton si è messo a suo agio, dedicandosi, come ti dicevo, alla pesca e al baseball ogni volta che aveva tempo e persino a sistemare gratuitamente il campo da baseball locale della città. Considerando il gran numero di persone che hanno visto Buster al lavoro quell'estate, non mi sorprenderebbe affatto se fossero sopravvissute foto pazzesche, nascoste nelle soffitte dell'Oregon con vecchi album pieni di ritagli. Se sei un fan dell'Oregon o sei in vacanza lì, magari chiedi in giro. Non si sa mai che puoi contribuire alla storia del cinema. La coprotagonista di Buster, Marion Mack, si è fatta amare dalla gente del posto, andando in giro per la città tra una ripresa e l'altra in bicicletta. Molti pensano che lo faceva per mantenersi in forma. Però Keaton e la sua troupe sono intervenuti anche durante i momenti più strazianti delle riprese. Successe quando le scintille delle ruote del treno provocarono un incendio nella foresta. Tutti sono intervenuti immediatamente contro le fiamme, con tutto ciò che potevano, compresi i propri costumi, magliette, pantaloni. The Cottage Grove Sentinel ha elogiato la compagnia per la sua rapida azione nel fermare la propagazione del fuoco, omaggiandoli come degli eroi. Anche l'amore è sbocciato durante la produzione, quando un membro della troupe di Keaton si è proposto a una ragazza del posto e sono stati prontamente sposati. Certo, avere Buster lì come invitato. Durante il ricevimento Buster ha nascosto la coppia dietro un paravento e ha raccolto fondi per loro, facendo pagare agli ospiti 25 cent a sbirciatina per vederli baciarsi. Al termine delle riprese, il Lion Club ha organizzato un picnic d'addio e un ballo nel parco cittadino. Si racconta che c'era
così tanto da mangiare che non bastava a tutta la popolazione per finire. A loro volta il cast e la troupe, molti dei quali erano veterani del palcoscenico, incluso il padre di Buster, Joe, per ricambiare hanno intrattenuto la folla per ore con canti, balli e sketch. Fantastico. E infine Buster ha chiuso la produzione costruendo uno speciale cavalletto per poterci sbattere contro una vera locomotiva. L'intera città era tutta con lui. E quando la complicata scena è andata avanti senza intoppi, Buster esultò felice, come un bambino, e per tutta la città fu una grande festa. Quindi, quando pensi a The General, non pensare solo ai riconoscimenti, all'analisi critica, ma stavolta pensa anche a cosa è successo. Da comico provo una travolgente ammirazione sapendo che Buster si è divertito tantissimo a realizzare The General, sì, in quell'estate magica. E penso che la vera soddisfazione di un artista è proprio quella, sì, quella di passare dei momenti intensi, pieni di bellezza e intensità. Da Buster c'è da imparare tanto, ancora oggi. E se non hai visto questo video sugli effetti speciali e le attitudini di Keaton, prenditi un momento e goditelo. Lui vale molto di più di quello che pensiamo. Iscriviti e aziona la campanella. A presto!